Ciao bellezza, io sono Olimpia e questo è Astrode, il femminile sotto la luce delle stelle, dove esploriamo gli archetipi delle greche femminili sotto i riflettori dei segni zodiacali. Piccola nota, ci farai caso, avrai già notato anche nei video precedenti che il mio italiano è un italiano maccaronico. Non ho scuse, sono italiana, è solo che mi piace parlare tante lingue fin da quando ero bambina e quindi il mio modo di esprimermi è sempre stato abbastanza particolare. Per favore non te la prendere a male, non lasciare che questo magari possa interferire con il messaggio che io ti voglio passare. Però ci tenevo a dirlo, visto che magari c'è qualcuno sul web che è un po' più preciso e magari può rimanere ferito e urtato magari da qualche mio errore o anche da qualche mia espressione inglese o qualche altra lingua straniera, magari il francese o lo spagnolo. Sono fatta così, questo è proprio il modo con cui io parlo anche in casa. Facciamocene una ragione. Tornando a noi. Oggi voglio parlarti di Anfitrite, moglie di Poseidone e regina silenziosa degli abissi. Infatti lei è l'antica dea del mare, è una delle figure più misteriose e dimenticate del Pantheon greco. Ma è molto più di una consorte, lei è proprio la regina degli oceani, la custode dei segreti abissali, ma che stanno proprio nelle profondità. Non è l'onda che schiaffeggia la riva, ma è l'eco silenzioso che trasforma da dentro. Non ama essere al centro della scena, regna da dietro le quinte con grandissima eleganza, intuizione e saggezza. È associata a creature marine magiche, alla danza fluida della trasformazione, alla guarigione spirituale. È il mare che accoglie, nasconde, guarisce e poi dissolve. È l'acqua che disfa ciò che l'ego ha costruito per poterci riconnettere al tutto. Questo archetipo così profondo, misterioso, che parla proprio di queste acque profonde, secondo te, io, a quale segno zodiacale potevo connetterlo se non con il segno dei pesci? È anche l'ultimo segno che ci restava. I pesci simboleggiano proprio il misticismo, l'empatia, il dissolvimento dell'io per ritornare al tutt'uno. Anfitrite, con il suo dominio sugli abissi marini, incarna perfettamente questa energia. Sa perdersi per poi ritrovarsi, sciogliersi per rinascere. Il pesci forte nel tema natale spesso si sente attirato dall'invisibile, vive in 1000 vite in una, sente le emozioni del mondo e cerca il divino nei dettagli, ma rischia anche di smarrirsi. Te offre un modello di sacralità fluida, non fugge, non si aggrappa, accoglie e trasforma. E come è raffigurata questa bellissima Anfitrite? Lei è con un tridente e una corona, è piena di coralli, è spesso circondata da delfini, conchiglie, cavallucci marini, tutti simboli di gioia, delicatezza e potere sommerso. Andiamo a vedere un po' quali sono le qualità archetipiche che incarna la persona che si sente un'Anfitrite connessa al segno dei pesci. Beh, l'empatia profonda, sente oltre le parole e coglie tutte quelle cose che non sono state dette. Ha un intuito sottile, guida senza bisogno di dominare. Spiritualità fluida, non segue dogmi ma un sentire personale. L'azione al servizio si realizza nel supportare, nel guarire e nel donare. E la fusione con l'altro, lei vive per l'amore. Per lei è proprio come un'estasi mistica, è colei che nella giovinezza ha dimostrato una ipersensibilità o addirittura magari una fuga dalle realtà. Ma andiamo allora a vedere più nello specifico, proprio vedendo le fasi della vita di questo interessantissimo e profondo archetipo. Appunto, nella giovinezza riconosciamo che Anfitrite è un po' quella ragazza sognante, intuitiva, che è proprio connessa al mondo dei sogni. Il segno dei pesci ha proprio questa fortissima caratteristica. Nelle relazioni vive l'amore come una fusione, cerca anime affini, connessioni profonde e spirituali, ma rischia di perdersi nell'altro e di sacrificarsi un po' troppo. Nelle amicizie è la grande ascoltatrice, lei ti ascolta, accoglie senza giudicare e come c'è lei nessun'altra amica sa stare. Lei è quella che ti sa portare pace e profondità, ma ha bisogno di avere confini sani. Nel lavoro
predilige ruoli fluidi ed è anche uno spirito molto connesso alla spiritualità, quindi tutto quello che è sopra un livello superiore lei ci si sente estremamente connessa, quindi me la immagino anche un po' la cartomante. Ho una cara amica che è del segno dei pesci e io la vedo in questo, quindi questa Anfitrite nella profondità abissi del mare, che però ha questo potere proprio di veggente, di connessione con un mondo sottile. Nel matrimonio desidera connessione profonda, empatia e spiritualità condivisa. Fugge dai legami soffocanti, le aspettative troppo terrene ed è capace di dedizione mistica. Ecco la parola che non mi veniva prima. Questo volevo dire, che nel lavoro io la vedo proprio nel lavoro mistico, più che l'olistico, il mistico, tutto quello che è il mistero. Comunque, tornando al matrimonio, lei ha bisogno di un partner che rispetti i suoi spazi interiori, ama profondamente, ma anche lei rischia di idealizzare un po' troppo quello che è il suo partner. Se riesce a trovare una base solida, allora lei riesce a ricavare nutrimento e guarigione da questa relazione. E anche qua, la sessualità di Anfitrite com'è? È sacra, è liquida, è alchemica, è un atto di fusione delle anime, un rito iniziatico, una danza di corpi che cercano la loro fonte originaria. Vive l'eros con estasi e preghiera. Un po' caldo, ha bisogno di fiducia totale lei quando è nella relazione per poter lasciarsi andare completamente nella sua sessualità. Ed è anche profondamente presente anche nel silenzio. Anfitrite come madre, com'è il rapporto con i figli? Beh, lei è una madre accogliente, ovviamente sensibile e spirituale. Sarà quella che crederà sempre nei sogni dei propri figli e che li incoraggerà a seguirli. È molto intuitiva, favorisce la creatività e la libertà interiore. Fa veramente caldo, mi sono messa un po' più in alto, non so se funzionerà. Comunque, mi bagno con le mani. Comunque, dicevamo, favorisce la creatività e la libertà personale. Può essere a volte la madre un po' troppo iperprotettiva, però è profondamente presente anche nel silenzio. Anfitrite nella mezza età. Qua la donna Anfitrite inizia a ritirarsi dal mondo esterno. Tutti questi ultimi segni arrivano al momento della mezza età che hanno bisogno di prendere una pausa da quelle che sono le relazioni, perché è il momento della maturazione spirituale, cioè portare proprio a galla tutto quello che lei ha imparato, la trasmutazione del dolore a compassione. Questa empatia le ha insegnato quanto è forte il valore della compassione, quindi potrebbe proprio sentire bisogno di solitudine o di un cambiamento radicale. Può diventare guaritrice, maestra, iniziatrice, porta il mondo dentro di sé e lo offrirà come un dono a tutti. Anfitrite nella vecchiaia, se abbiamo avuto la nonna luminosa, adesso qua abbiamo la nonna sirena. Mi sono vestita anche un po' da sirenetta, con quei 4 vestiti che ho, però mi piace, adoro questa cosa che ho rivoluzionato il mio armadio. Tra l'altro ne parlo in uno dei video delle dee greche, proprio come mi ha aiutato anche a vedere quello che è l'essenziale. Dovrebbe essere Estia, se ben mi ricordo, ma sono abbastanza sicura di sì. In Estia parlo di quanto sia stato importante per me guardarmi dentro e scegliere soltanto quelle che fossero le cose importanti. Quindi nelle cose importanti c'era anche la divisa da sirenetta. La nonna sirena, quindi chi è? La custode delle acque sacre, la donna che ha imparato a fluire con grazia e saggezza. Non ha più bisogno di dimostrare nulla, è presente, amorevole, ma anche invisibile se lo desidera. I suoi occhi vedono oltre, come fari nella nebbia. E andiamo qui a vedere quali sono le difficoltà psicologiche di chi incarna Anfitrite, connessa al segno dei pesci, e andremo poi a vedere come potrà crescere. Abbiamo visto tendenza alla fuga, pure lei si rifugia nei sogni o nelle illusioni. Confini deboli, tutta questa empatia rischia di far entrare troppa gente. Bisogna invece imparare come non assorbire le emozioni altrui. Idealizzazione, soffrire per amori impossibili, pensare che le persone possano cambiare, e il sovraccarico emotivo. Chiaramente ha una difficoltà a distinguere ciò che è proprio da ciò che assorbe dagli altri. E può avere quindi una tendenza al vittimismo o al martirio spirituale. Come possiamo fare quindi per migliorare, per guarire, per evolverci se sentiamo queste caratteristiche molto forti in noi?
il grounding, non finiremo mai di ripeterlo, perché in queste idee che sono un po' troppo qua nella mente, nelle illusioni, nei sogni, troppo spirituali anche, bisogna tornare alla concretezza della terra, a sentire il corpo. Quindi il grounding, il radicarsi, il tornare ai sensi, alla terra. A me piace tantissimo camminare a piedi nudi, quindi grounding io ne faccio tantissimo, ma in realtà non è neanche una cosa di cui io ho estremamente bisogno, perché io, essendo molto fuoco e terra, però ho lo scorpione che è nell'acqua, quindi ogni tanto tendo anche a scendere un po' troppo nelle profondità, e il grounding mi aiuta. Coltivare confini chiari oh, scusate, ho visto un bel vitello, ciao, ma che carino che c'è un 1000 piedi, c'è un 1000 piedini. Quindi dicevamo coltivare confini chiari, perché empatia non vuol dire assorbimento, sono due cose ben differenti. Trasformare la compassione in azione, perché se siamo empatiche e proviamo compassione per le persone, possiamo anche guarire le persone con tutto il bello che abbiamo da dare, appunto, tramite la compassione. Scegliere la realtà, un modo che ha di crescere Anfitrite connessa al segno dei pesci, è quella di scegliere la realtà, ovvero anche se imperfetta, non ti puoi rifugiare sempre in quello che è il tuo sogno, perché è proprio lì che avvengono i miracoli, non qua, ma in questa terra, in questo mondo. Andiamo a vedere quali sono i lati luce e i lati ombra che ho riscontrato in questo archetipo. Primo lato luce, compassione, che poi in compassione ci veda anche la dolcezza, la sensibilità spirituale, tutte caratteristiche ottime nelle relazioni. La creatività, l'ispirazione, la connessione profonda con l'invisibile, è proprio questa che le fa da musa, che le permette di avere questo contatto diretto con il proprio intuito, la capacità di accogliere e guarire. Mentre come lato ombra io ho riconosciuto fuga, confusione, dissoluzione dalle identità, tendenza al sacrificio eccessivo e vulnerabilità e manipolazioni emotive. Vulnerabilità ovviamente qua intesa come vulnerabilità senza confini sani, quando si tende quindi ad assorbire al posto di essere empatiche. E così abbiamo concluso anche il nostro 12° segno zodiacale, abbiamo toccato tutti i vari segni di Astrodee, il femminile sotto la luce delle stelle. Lasciami qua un commento, fammi sapere cosa ne pensi di questa prima toccata, di questa prima esperienza di Astrodee. Ti dico già che non finisce qui, anzi si prosegue, perché se prima abbiamo fatto le prime 7 dee, erano quelle scelte un po' dalla Bolen, adesso c'è voglia un attimo di rivisitare il lavoro che è stato fatto. Ho avuto il piacere e l'onore di parlare con una ragazza che mi segue e in effetti abbiamo riscontrato entrambe, grazie al suo intuito, che una di queste idee del quale abbiamo già parlato negli episodi precedenti ha qualcosa in più da dare. Abbiamo un po' visto in maniera superficiale tutto il suo archetipo, ma non voglio dire troppo perché sennò sarebbe un mega spoiler, quindi aspettatevi che arriverà un nuovo episodio dove parleremo di una dea che abbiamo già trattato, ma vista da un punto diverso. E poi da lì si vedrà, andremo avanti con magari altre incredibili sorprese. Ci sono altri progetti che si stanno sviluppando nel frattempo che non vedo l'ora di condividere con voi. Quindi io ti ringrazio di essere stata qui con me e ci vediamo al prossimo episodio. Un abbraccio.